Facciamo ora un passo indietro. Abbiamo fatto la bozza, diciamo, del nostro catalogo, del nostro listino da far approvare al cliente e il quale si accorge di non averci spiegato esattamente quello che voleva. E cioè lui non voleva due colonne che si eliminassero una con l'altra, ma voleva semplicemente una colonna che contenesse i prezzi in base a quello che interessava a lui. Quindi non possiamo da InDesign creare una sorta di merge delle due colonne, dobbiamo ripartire da zero. Quindi selezioniamo la nostra tabella, andiamo nel menu tabella, converti la tabella in testo. Ok? Selezioniamo tutto, andiamo, apriamo la palette del testo condizionale, con tutto selezionato diciamo di mettere tutto il testo non condizionale, quindi non abbiamo più nessun tipo di condizione. Ora dobbiamo assegnare le condizioni alle cifre, ai prezzi praticamente, e togliere il tabulatore che sta in mezzo a loro. Come facciamo? È abbastanza semplice. Diciamo che le condizioni le abbiamo. In questo caso non possiamo più utilizzare gli stili di paragrafo perché non ci servono più. Potremmo assegnare degli stili di carattere, ma non so quanto ne valga la pena, poi eventualmente lo possiamo sempre fare in un secondo momento. Adesso dobbiamo semplicemente aprire il nostro buon trova sostituisci e fare un ragionamento. Cosa vado a cercare prima e cosa dopo? Posso cercare e assegnare una condizione al primo prezzo, quindi quello che è inserito tra due tab. Sì, lo potrei fare, ma automaticamente assegno la condizione anche ai caratteri di tabulazione, e il che non va bene, perché altrimenti dopo poi, quando vado per esclusione, mi ritrovo. Oppure devo fare altri passaggi di trova sostituisci dopo, non ne vale la pena. Conviene partire dal dato più certo. Il dato più certo è la cifra, il prezzo, diciamo, che io trovo alla fine del paragrafo. Quindi, cosa vado a cercare? Creo un gruppo dove vado a cercare il tabulatore, e questo dopo vedremo perché. Il tabulatore, vado a cercare una cifra che è presente almeno una o più volte, la virgola e due cifre seguenti, posizionate dove? Posizioni a fine paragrafo. Vediamo se è vero. Sì, è vero. A questo punto cosa faccio? Vado semplicemente nel formato e nel sostituisci, nell'impostazione di sostituzione del formato, e applico la condizione prezzo senza IVA. Ok? Sostituiamo tutto. Sostituiamo tutto. Quindi lui ha preso il carattere di tabulazione, tutte le cifre che trova da questo punto in avanti, fino al carattere di fine tabulazione, che ovviamente non deve essere condizionato. A questo punto possiamo fare un'altra ricerca, e cioè togliamo il tabulatore iniziale, perché qua in questo caso diventa più semplice la selezione. Non deve essere a fine paragrafo il numero, quindi può essere da tutte le parti, ma essendo un testo tabellato in questa maniera abbiamo soltanto quello. Andiamo però a mettere una condizione particolare, che non è qualsiasi condizione, ma è non condizionale. Quindi noi stiamo cercando un testo, scusate, un prezzo composto da uno più cifre prima, una virgola e due cifre dopo, che non abbia condizione. Andiamo a vedere se la troviamo, eccola qua.
A questo punto, nella sostituzione di formato, assegniamo il prezzo con IVA, la condizione prezzo con IVA, e sostituiamo tutto. Preso. Quindi i primi due passaggi li abbiamo fatti. Ora cosa ci resta da fare? Ci resta da togliere il tabulatore. E quindi cosa facciamo? Cerchiamo la prima cifra o le prime due cifre con la virgola, con le due cifre seguenti, un tabulatore e ancora un pattern uguale, quindi non facciamo nient'altro che fare copia e incolla di quello prima. Vediamo se lo troviamo. Ci sono le condizioni da togliere qui, ok? Trova, sostituisci, eccoli, ci sono. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo restituire soltanto il primo e il secondo gruppo trovati, senza il tabulatore in mezzo. Quindi sostituiamo con che cosa? Trovato 1 e trovato 2. Vediamo se è vero. Trova successivo, sostituisci, funziona. Sostituiamo tutto, ok? Chiudiamo questo e andiamo a vedere se con le selezioni, con le condizioni attive, quindi qui rimane il prezzo senza IVA e qui rimane il prezzo con l'IVA. Vi dicevo prima del tabulatore, perché essendo il tabulatore un carattere, nel momento in cui noi andiamo a toglierlo, saremmo andati a perdere la condizione assegnata in questo primo carattere, perché lui calcola i caratteri, ha spostato tutto quanto togliendo un carattere e quel carattere non era condizionato. Quindi così abbiamo risolto il nostro problema. A questo punto dobbiamo ritornare a fare una tabella. Benissimo. Selezioniamo il nostro testo, tabella, converti il testo in tabella e ovviamente ci troviamo i prezzi fatti a questa maniera, ma se andiamo a cercare, l'ho chiuso per sbaglio, se andiamo a cercare nel testo condizionale, andiamo a escludere il prezzo senza IVA e ci troviamo il prezzo con IVA, al contrario ci troviamo il prezzo senza IVA. Quindi quando andremo a fare il PDF dovremo semplicemente escludere uno o escludere l'altro. Attenzione però che questo gioco è sempre comunque un po' rischioso, bisogna fare le cose sempre con molta attenzione. Piuttosto, anziché il tabulatore in mezzo, ci mettiamo un carattere qualsiasi, che ne so, un cancelletto, una chiocciola, un carattere che non sia mai usato all'interno del file e eventualmente alla fine di tutto lo andiamo a eliminare o lo possiamo eliminare con un altro carattere grep nello stile di paragrafo.